Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui su Radio Rossonera in questo mercoledì mattina del 19 marzo 2025 e siamo tornati con un nuovo Bea vs Henry, le 3 domande a cui cercheremo di rispondere sia io che Beatrice Sarti, ma innanzitutto come sempre vi invito a cliccare il tasto del mi piace, quindi mettere like a questo video se vi piacciono i nostri contenuti, a iscriversi al nostro canale. In basso a destra, se ci passate sopra con il mouse, compare anche il bottone rosso, a lasciarci un commento con le vostre risposte a queste 3 domande. Quindi direi che senza impiegare altro tempo andiamo a rispondere alle 3 domande. No, non credo alla rimonta Champions League del Milan per un motivo su 3, principalmente. Allora, i 2 motivi che magari potrebbero far pensare che il Milan potrebbe riuscire in questa rimonta Champions League sono il calendario, perché ancora ci sono tanti scontri diretti da vincere, perché comunque fino a qualche giornata fa sembrava impossibile poter sperare anche solo in una rimonta Champions League e invece sono bastate 2 vittorie, la rimonta Champions League per qualcuno sembra ancora possibile, quindi di fatto il calendario ti permette sulla carta di potercela ancora fare, ti permette di sperare, di accorciare ancora di più e di lottare fino alla fine nelle 9 giornate che mancano. E le avversarie stesse del punto numero 2 che potrebbe far ben sperare verso questa rimonta Champions League, perché nessuna di queste appunto ha creato un solco, ha tirato dritto, ha preso quel quarto posto e se l'è tenuto stretto. Tutte, dalla Juventus che ha vissuto momenti di crisi, la Lazio che ha perso male col Bologna, il Bologna che con una lunga rincorsa è arrivata addirittura fino all'attuale quarto posto, la Roma che dopo Juric con Ranieri ha inseguito ed è arrivato sopra di te, la Fiorentina che era partita molto bene. Insomma, le avversarie, nessuna di queste ha preso il quarto posto e se l'è tenuto stretto. Tutte le altre sono rimaste lì. Anche il Milan è rimasto lì, quindi il calendario e le avversarie magari potrebbero farci sperare in una rimonta Champions League. Quello che a me mi fa dire no, la rimonta Champions League è infattibile, è proprio il Milan, ragazzi, perché è vero che sono arrivate 2 vittorie di fila, è vero che danno fiducia, abbiamo visto anche una bella foto di gruppo al termine di Milan-Como, ma sono state 2 vittorie in rimonta contro Lecce e Como, soffrendo dopo 3 sconfitte consecutive contro proprio le avversarie dirette, cioè Lazio, Bologna e la sconfitta a Torino. Quindi quello che mi fa dire no, questa rimonta è impossibile è il Milan, e io ad oggi, cioè a 9 giornate dalla fine, ancora ci credo ben poco. È difficile rispondere a questa domanda, è difficile perché la stagione del Milan è una stagione difficilmente prevedibile, ma da una settimana all'altra, perché non so se vi ricordate l'ultima volta che avete guardato questo video Bea vs Henry stavamo parlando del credere o meno all'Europa, invece oggi la domanda è se credi alla rimonta Champions League, no? Simbolo di quanto le cose davvero possono cambiare da una settimana all'altra, complice ovviamente la classifica che è molto compressa, le tante squadre in lotta per l'Europa, proprio il fatto che il Milan è altalenante perché in questa stagione ci ha abituato a vincere partite difficili e a perdere partite che sulla carta invece erano molto semplici. Il Milan si è perso proprio per la strada tante volte, no? La frase perdersi per la strada e credo una frase che simboleggi molto la stagione del Milan, purtroppo. Dico purtroppo perché sarebbero bastati davvero pochi punti per poter arrivare, non dico in tranquillità, però comunque un po' più sereni alla lotta Champions League. Ovviamente le 3 partite che ci restano di più negli occhi, perché sono le più recenti, sono le 3 sconfitte Torino, Bologna e Lazio. Vincere con il Torino e pareggiare con il Bologna o pareggiare con la Lazio, perché comunque
Vincere con il Bologna non è semplice, vincere con la Lazio non è semplice, però è chiaro che se il Milan avesse portato a casa da quelle 3 partite almeno 6 punti, facciamo anche 4, le cose probabilmente sarebbero ancora diverse da quelle di oggi. È vero che il calendario del Milan che arriva è semplice e no, perché comunque c'è il Napoli, c'è l'Udinese, c'è l'Atalanta, c'è il Bologna, però c'è anche il Venezia, c'è il Monza. Però è difficile anche il calendario di altre concorrenti, no? Mi viene in mente il calendario del Bologna, il calendario della Roma. È tutto aperto, però di fatto è difficile credere alla Champions League. Ho letto anche i vostri commenti. È difficile credere alla Champions League perché il Milan quest'anno ci ha sempre dato l'idea di essere una squadra che quando arriva lì, per poter davvero uscire dal momento difficile, risprofonda nelle sue difficoltà. Quindi la mia risposta è, in base alla classifica tutto è possibile. In base al Milan che ho visto fino ad ora è difficile crederci. Questa è una domanda sicuramente interessante perché io la curiosità di vedere una stagione iniziata da Conceição ce l'ho, per capire che tipo di preparazione fa, come prepara, appunto, scusate la ripetizione, i suoi giocatori all'inizio proprio di una stagione, come li motiva e soprattutto dal punto di vista tattico che cosa prova a proporre, che cosa prova a mostrare in campo. Ecco, quindi un pochino di curiosità sul vedere una stagione iniziata fin dalla preparazione, magari con lo stesso mercato, iniziata appunto dal tecnico portoghese, ce l'ho e ce l'avevo anche l'estate scorsa molto di più rispetto magari appunto a Fonseca o Lopeteghi. Conceição era un nome che io personalmente mettevo mezzo gradino, un gradino sopra, ecco, non di più. Quindi questa curiosità un pochino mi farebbe dire magari sì, perché no, vediamo come andrà iniziando appunto con Conceição. Il problema però è che quello che ha fatto vedere fin qui Conceição dal punto di vista tattico, anche nelle settimane in cui ha avuto pieno tempo per lavorare, è molto molto poco. Si è vista sì una squadra motivata a Riyadh in Supercoppa, una squadra magari motivata in qualche episodio singolo, una squadra che reagisce tanto, però la proposta di gioco è veramente molto scarsa e tra l'altro secondo me anche in anomalia rispetto a Conceição del Porto, no? Capisco che sono due ambienti diversi, ma Conceição al Porto aveva sempre avuto squadre che il loro gioco, bene o male, lo facevano. Ecco, quindi c'è la curiosità, ma c'è anche la voglia di vedere una squadra che faccia un qualcosa in più. Ecco, quindi non affiderei la prossima stagione a Conceição dall'inizio, al netto di una piccola curiosità che magari c'è, ma io cambierei allenatore, decisamente. Prima di rispondere sì o no a questa domanda, mi viene da pensare in quanti tifosi, in quanti dei tuoi lavori sono fatti questa domanda all'inizio del percorso di Conceição, ovvero chissà cosa sarebbe successo se Conceição fosse stato sulla panchina del Milan da giugno invece che Fonseca? Soprattutto quando ha vinto la Supercoppa. In tanti si sono posti questa domanda. Di fatto però con l'andare delle settimane, col trascorrere delle partite, questa domanda è un po' scemata. Perché il percorso di Conceição sulla panchina del Milan è stato un percorso tortuoso, difficile, sofferto, poco tranquillo. Le sue reazioni a volte non hanno lasciato quella tranquillità di cui di fatto la squadra aveva bisogno. Mi viene in mente lo scontro con Calabria, che al di là di chi ha ragione o no è una cosa che non si deve vedere su una panchina. Quindi la mia risposta è no, di fatto perché Conceição, a parte la Supercoppa, per me non ha dato tanto al Milan, perché il Milan ha perso delle partite che poteva vincere e mi direte sì, ma anche con Fonseca, infatti Fonseca non è più l'allenatore del Milan, perché non ha portato Conceição quella tranquillità di cui questo ambiente, soprattutto i giocatori, aveva bisogno. Sul resto non mi sento di coinvolgere perché l'analisi della società Milan è un discorso a parte molto negativo per quanto mi riguarda. Conceição non ha dato quel gioco che in tanti si aspettavano, non ha dato quella concretezza. Sì, è vero,
Si sono vinte delle partite di fatto difficili in partenza, o meglio, mi spiego, non in partenza sulla carta, perché il Milan ha perso delle partite sulla carta in cui era favorito, delle partite in cui il Milan era partito male, poi ha vinto, mi viene in mente Como, Milan-Como, mi viene in mente Lecce-Milan, però non sono delle partite da cui tu pensi questo è l'allenatore con cui io voglio ripartire l'anno prossimo, perché di certezze questo allenatore ce ne ha date poche, un po' di conflitti, però al di là dei conflitti, che è vero sono importanti e soprattutto sono da evitare, con alcuni giocatori si è vista della tensione, ho visto molti giocatori molto tesi, però non si vede un qualcosa che dici, ecco, questo è un allenatore su cui punterei, né dal punto di vista di gioco, né dal punto di vista delle idee, né dal punto di vista della tattica. Davvero a volte vedere le partite del Milan è difficile perché c'è veramente poco a livello di gioco. È vero, un allenatore che è arrivato con tante partite da giocare, tante partite da preparare e pochissimo tempo tra una partita e l'altra. Però dopo diversi mesi non si vede neanche un inizio di un percorso, non si vede un'idea che è agli albori che però si nota. Quindi la mia risposta è no. La domanda delle domande: chi è il prossimo allenatore del Milan o chi vorremmo come prossimo allenatore del Milan? Non dirò il nome di Conte, su cui già, a parte che credo che lo stia dicendo e lo dirà dopo la mia compagna di viaggio di questo video, cioè Beatrice Sarti, immagino che lei vada verso quella direzione lì, quindi non mi soffermerò su Conte, per quanto molti di voi sanno essere uno dei miei nomi, perché con Conte lotti per lo scudetto. Non importa da dove parti, non importa che mercato fai, non importa in che situazione sei, con Conte, con Antonio Conte, tu sai che bene o male lotterai per lo scudetto. Quindi è quello il nome. Cerco di guardarla diversamente, a me piacerebbe andare su un tecnico italiano, innanzitutto, punto. Poi ci sono diversi livelli, chi dal punto di vista del gioco, chi dal punto di vista del carattere, dell'esperienza, dei trofei vinti, sono tutti nomi per me più o meno sullo stesso piano. Allegri per me rispetto ad altri ha il vantaggio di saper gestire certi tipi di situazioni, lavorare in proprietà e società che magari hanno qualche intralcio e qualche problema appunto gerarchico e più alto, quindi diciamo che io metto in leggerissima percentuale un po' lui, più in alto degli altri. Voi però mi potreste dire, ma come? Nella domanda precedente hai detto che vuoi vedere una proposta tattica migliore rispetto a quella di Conceição. Avete ragione, però comunque credo che sia quello che serve al Milan. In alternativa, nomi come Gasperini e De Zerbi, secondo me sarebbero tanta roba. Gasperini sarei decisamente curioso di vederlo al secondo tentativo barra terzo in una grande squadra, o comunque in una squadra che ha pressioni diverse, ambiente diverso rispetto all'Atalanta in cui tanto ha fatto bene, e De Zerbi rischia di essere l'ennesima scommessa, l'ennesimo lancio di moneta che fai. Ma De Zerbi, quando ha avuto squadre performanti, ha proposto un gioco veramente divertente, veramente efficace. Deve sistemare tanto la fase difensiva. De Zerbi, secondo me, è quella la cosa che gli manca nel suo bagaglio. Ecco, perché anche oltre che al Brighton, anche al Marsiglia ogni tanto prende qualche imbarcata. Però i miei nomi sono questi qua. L'allenatore ideale per me, per il Milan, è sempre lo stesso. Dall'anno scorso è Antonio Conte. Antonio Conte perché questa squadra ha bisogno di una figura credibile. Attualmente in dirigenza di figure credibili non ce ne sono a livello calcistico. Quindi questa squadra ha assolutamente bisogno di una figura credibile a livello di campo. Ha bisogno di un allenatore che sappia farsi sentire con i giocatori, che sappia farsi sentire in generale, sul mercato, un allenatore che sappia ricreare quello spirito di gruppo che oggi manca. E non per forza un allenatore crea lo spirito di gruppo
con dei conflitti. Antonio Conte è un allenatore che crede molto nei suoi giocatori, nei giocatori che lui sceglie. Li sa motivare, li sa anche bacchettare, ma li sa bacchettare. Non è così scontato che un allenatore sappia bacchettare un giocatore, perché poi da quella sgridata, passatemi il termine, l'allenatore deve saper tirar fuori il meglio da un giocatore. Una sgridata non è tanto non è per prendersi il gusto di mettere in cattiva luce un giocatore o dargli le colpe. No, da quella ripresa ci deve essere un ritorno sul campo. Conte è un allenatore che difficilmente ha sbagliato, poi ha anche fatto i suoi errori, per carità, però il più delle volte ha portato a casa il risultato, ha saputo far rendere anche dei gruppi squadra non necessariamente forti. Non è vero che Conte va ad allenare solamente squadre in cui il mercato è ricco, in cui la rosa è forte. Conte ha saputo far vincere squadre che non erano le favorite. Ma soprattutto, al di là dei risultati che sono importantissimi, a me piacerebbe vedere sulla panchina Antonio Conte, perché è un allenatore che davvero sa ricreare quel gruppo, quello spirito, quella voglia di competere veramente partita dopo partita, da Milan-Real Madrid a Milan-Venezia, che ad oggi quello spirito manca terribilmente. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.